Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Il paziente di oggi è un preamplificatore della Marantz, il 3250, un apparecchio di qualità che è stato fatto, mi pare, se non vado errato, dal 1978 al 1980. È tantissimo che è fermo e va rimesso in funzione, sicché bisognerà controllarlo io e voi come sempre, vedere se c'è qualcosa da cambiare, se c'è dei guasti. E come al solito smontaggio totale, questa volta vi faccio vedere lo smontaggio anche dei commutatori e pulizia completa di tutto, e poi ovviamente lo proveremo. In questo caso non vedremo la potenza erogata perché è un preamplificatore, però vi do già un'anticipazione. C'ho anche l'amplificatore che faceva pandan con il suo amplificatore, e in uno dei prossimi video, non so quando, ma insomma presto, uno dei prossimi video, proveremo l'amplificatore e poi le proveremo tutte e due insieme, vediamo quello che succede con questa coppia. Sicché cosa vi devo dire? Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. L'apparecchio da controllare oggi è il Marantz 3250 console. Praticamente è un preamplificatore, però ha anche la possibilità di comandare le casse del suo amplificatore per far sì che vengano smistate su due sistemi di altoparlanti. Ha i controlli di tono classici del Marantz, bassi, medi e alti, e poi ha una serie di filtri che si possono inserire sia da una parte che dall'altra. I selettori sono questi, manopolina del volume, è in condizioni estetiche discrete, diciamo, ha bisogno di una bella ripulita, e ora ve lo faccio vedere dal dietro. Qui ci sono gli ingressi, le uscite, manda volendo due finali. Qua si entrerebbe con le casse, diciamo, del suo finale, e qua le uscite delle casse che vengono comandate dal davanti. Ora lo apro un attimino, vi faccio vedere com'è dentro e poi iniziamo a smontarlo, perché l'apparecchio grosso modo, diciamo, funziona, ma ha bisogno di una bella revisione. Ecco come si presenta, diciamo, dentro. Come vedete tutti i componenti sono dalla parte opposta, sicché per lavorarci bisogna smontare, diciamo, buona parte. Ora vediamo come si fa, piano piano che lo apro vi faccio vedere come al solito i progressi anche dello smontaggio. E prima di proseguire con il video diamo qualche secondo, diciamo, al nostro sponsor, a PCBWay, che lo sapete da sempre è il mio partner per i circuiti stampati e per altre cose. Ora con la buona stagione siamo vestiti estivi, si va in ferie, e perché non fare quel progetto elettronico che è da tanto che abbiamo nel cassetto? Non abbiamo voglia di fare il circuito stampato, ce lo fa PCBWay, come vogliamo noi, in tutte le forme, delle dimensioni che vogliamo, già forato, e non occorre forarlo noi che si perde un sacco di tempo, e viene poi molto bello anche a vedersi e ha un aspetto professionale. Non abbiamo voglia di montare componenti su circuiti stampati perché vogliamo andare al mare, anche qui nessun problema, perché PCBWay ci offre un servizio di montaggio o addirittura di premontaggio, solamente alcune parti del circuito stampato, il resto le montiamo noi, così se li trova già saldati. Anche lì PCBWay ci viene, diciamo, in aiuto. Datemi retta, fate come me, servitevi anche voi da PCBWay. Per togliere la scheda si svitano le viti laterali che ci sono praticamente posteriori, poi tirando il dietro dell'apparecchio si sfilano i pettini, e poi bisogna svitare ovviamente le viti e si sfilano i pettini anche da quest'altra parte. Ora provo.
Nella realtà, per poter togliere del tutto la scheda bisogna togliere anche la parte delle casse, delle cuffie, scusate, e sicché va smontato tutto il frontale, male di poco, perché comunque lo dovrei aver dovuto smontare lo stesso. Queste vitine qua erano già lente e le smontiamo. Qua c'è un'altra vitina da smontare, perché sennò non vi verrà via il frontale e rischiate danni. Ovviamente non dimenticatevi le vitine del commutatore e vediamo se adesso viene. Ecco qua, è venuto via. Togliendo i connettori delle cuffie, la scheda vi rimarrà, diciamo, in mano senza dover scollegare fili elettricamente, dissaldare fili, che è sempre noioso perché poi vanno rimessi al suo posto. L'unico filo da togliere è questa massa sul telaio dopo la risaldo, in maniera che tutta la scheda rimane libera. Ve la faccio vedere. Qui ci sono le manopole smontate, questo è praticamente il preamplificatore e la scheda che ho tolto per controllare gli elettrolitici e controllare, diciamo, varie cose è questa, è la scheda principale, pulizia dei commutatori e compagnia cantante, come si dice. Ora con calma mi metterò qui col misuratore di ESR che si può misurare in circuito, controllerò le ESR di tutti i condensatori elettrolitici per vedere che non ci sia dei problemi. Se c'è qualche problema, come al solito, ve lo faccio vedere. Controllerò gli elettrolitici di filtro per vedere che la capacità sia giusta e poi ovviamente passerò a smontare questi commutatori e fare il lavaggio nella macchina ultrasuoni, mentre questo essendo scoperto lo pulisco con la penna, diciamo, in fibra di vetro. Ora questa scheda ho controllato tutti i condensatori, poi vi faccio vedere. Ora tolgo questa protezione che l'ho svitata prima di toglierla, ovviamente, e poi bisogna togliere questi commutatori qui, perché questo è aperto, si pulisce bene, questi qui le faccio nella vasca ultrasuoni così vengono meglio. Siccome sono simili, penso che siano uguali questi due commutatori, però per non sbagliare posizione è bene segnarli. Se io le segnassi con un pochino anche di pennarello o di vernice, si rischia che la vasca ultrasuoni se lo porta via. Allora ci mettiamo un pezzettino di nastro. Parlo al plurale, lo sapete, poi la gente pensa che chissà in quanti siamo, sono solo, però parlo al plurale perché siamo io e voi, e ci mettiamo di qua un pezzettino di nastro sempre, che poi rimuoveremo, e così si sa che questo commutatore qui va da questa parte. L'ho già dissaldati, sicché dovrebbero venire 1 e 2. Questi qui nella vasca ultrasuoni verranno puliti perfettamente, poi andranno rilubrificati, vi faccio vedere come. C'è un video apposta sull'uso della macchina ultrasuoni, così non state a chiedermi che liquido uso e che roba è. Andate a rivedere il video che ho già fatto. Su questa scheda ho già controllato i condensatori, tutti, e diciamo sono quasi tutti a posto. Ce n'è praticamente in tutta la scheda un condensatore solo che è fuori specifica, e ora ve lo faccio vedere. Ve ne provo qualcuno, un paio così in diretta. Allora, questi qui due sono tutti e due da 470 microfarad. Uno ci vuole un attimo di tempo, è 4,83, sicché sempre nelle specifiche c'è una tolleranza fino al 50% anche nei condensatori elettrolitici. Diciamo un po' meno è accettata ovviamente, però alcuni, questi qui, avranno una tolleranza del 20 almeno, vedete? Anche questo ci siamo, perfettamente specifica. Poi abbiamo, vediamo un po', questo sempre
questo è sempre da 470, sono tutti da 470. Anche questo, se non sbaglio, va bene, anche questo è in specifica, mentre questo qui è sempre da 470, se non ho misurato male è, diciamo, fuori specifica, nonostante non abbia perso niente, però come vedete sono 250 microfarad, anche se l'ESR non è bassissimo, è un po' alto, però diciamo non è andato così tanto, però ha perso capacità e va sostituito. Se ne prendiamo un altro normale dovrebbe essere intorno, diciamo, massimo 100 milliohm con la frequenza che le sto misurando, e infatti 92 milliohm, e la capacità ovviamente di questo è buona, sicché praticamente devo sostituire quel condensatore lì, lo rimonto e poi puliamo il commutatore. Questo è il condensatore nuovo, lo montiamo e lo saldiamo. Dopo, quando ho rimontato anche tutti i commutatori, toglierò i residui ovviamente della saldatura con un po' di alcol isopropilico. Allora vedete che il commutatore è venuto pulito anche esternamente, questa parte qui che la vedete ora bella diciamo lucida, prima era ossidata, sicché la macchina, diciamo, ha fatto, diciamo, il suo lavoro. Poi, una volta puliti, come vi ho insegnato, un pochino di disossidante dentro, di quello apposta da commutatori, da contatti elettrici, non quello da elettricisti, roba d'elettronica ovviamente. Poi una bella soffiata ovviamente dopo che ce l'avete dato, e poi agli alberini una lubrificata con olio fino, va bene, quello tipo, per intenderci, che danno alle macchine da cucire, finissimo, lo date con una siringa, lo date nell'alberino. E poi questo qui che ha le palline, vedete che scorrono, ci potete mettere un pochino di grasso, pochissimo, lo mettete nel punto dove deve andare, lo fate lavorare un pochino e poi, diciamo, l'eccesso lo togliete con uno straccettino, ovviamente, non è che lo lasciate così come ora. Così almeno, oltre a essere, diciamo, pulito elettricamente, è lubrificato meccanicamente. Ovviamente deve essere tutto in piccolissime dosi, perché sennò poi alla fine il grasso se ne va a giro. Una volta fatto questo lavoro qui, che è un pezzettino di carta, pulite l'eccesso e il commutatore è pronto per essere rimontato, e diciamo nel 99% dei casi è tornato perfetto senza doverlo smontare. Dove i commutatori sono esterni, ve l'ho detto già altre volte, lo facciamo con questa che ha lo stilo di fibra di vetro, e come vedete, ora lo sposto, rispetto per esempio a questo qui è già venuto lucido, e se io pulisco anche questo, ovviamente viene bello lucido anche lui. Lo dovete fare scorrere tutto, per tutto, diciamo, per tutti i commutatorini che ci sono, per tutte le sezioni, lo pulite. Poi anche questo qui un pochino di lubrificazione sempre con il disossidante da contatti elettrici, in maniera che le protegge, e è pronto anche questo tipo di commutatore qui. Il commutatore, dopo la pulizia e un pochino di detergente da elettronica, è tornato perfetto. Come vedete, invece che essere neri, tutti i contatti sono perfettamente puliti. Già che ci sono, prima di passare all'altra scheda, siccome c'è 3 pettini di questo genere qui, a questo punto mi conviene sempre con la penna, diciamo, di fibra di vetro, chiamiamola come vogliamo, mi conviene
piano piano le pulisco tutti. Ora avevo fatto vedere così, ma ovviamente bisogna insistere un po' di più, in maniera che anche questi sono belli puliti. Come si dice, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ci rimonto il suo supporto senza starvi a far vedere che lo rimonto tutto, ovviamente, con le sue vitine. Lo fisso sotto, rimetterò i cavi che passano di qui in questo punto e poi io passerei all'altra scheda, che insomma ne ha bisogno anche quella, e c'è parecchi commutatori da togliere. Ora tocca alla scheda che alloggia i potenziometri e questi commutatori qui, e per toglierla c'è da levare un sacco di viti, sicché ora mi armo di pazienza. Ovviamente, come al solito, non vi sto a far vedere che le levo una per una, e ve la faccio vedere quando è aperta, perché se no, se io vi faccio vedere quello che faccio, vi devo mettere lì e far vedere che uno alla volta levo tutte queste viti. Insomma, non mi sembra divertente. Ed ecco anche l'altra scheda con commutatori e potenziometri. A questo punto praticamente l'apparecchio, a parte il trasformatore di alimentazione e la schedina dietro che alloggia gli RCA, praticamente abbiamo smontato tutto. Allora, mentre la vasca ultrasuoni lavora, pulirò anche il dietro, il posteriore dell'apparecchio, perché è veramente pieno di polvere, ma principalmente devo sostituire quel portafusibili lì, perché l'ultimo che l'ha strinto probabilmente pensava di stringere una chiave di 13 e l'ha spaccata, sicché non si può lasciare. Ho provato a vedere se si svita, ma non si svita. Allora cambio anche il portafusibili. Anche questa scheda è tornata a posto e non resta che rimontarla. E adesso non resta che rimontare questa di schede. La prima cosa da fare, e poi si prosegue con la scheda. Non dimentichiamoci di risaldare il filo di massa e poi va rimontata la scheda in maniera che entrino questi pettini qui. Ecco fatto. Il connettore dell'alimentazione, non ci dimentichiamo di metterlo, e il connettore che va qua dove sono anche i potenziometri del volume. Ora vi dispiace che non si vede mai bene come è la mascherina. Io spero che qui si veda un pochino. Comunque qui ovviamente è sporca, è macchiata. Vedete, qui si vede un cerchio, c'è un altro cerchio accanto, però purtroppo la telecamera maschera molto, diciamo, come è. Vediamo se lo inquadro più da vicino. Ecco, vedete, qui ci sono delle macchie e se ci fate caso non è uniforme. Anche qua si vede il segno della manopola, qua in fondo c'è tutto lo sporco, e ora cercherò, diciamo, di ripulirla al meglio e vediamo quello che viene fuori. A questo punto, dopo aver sistemato tutto il frontale, averlo ripulito, dopo vedrete che bel lavoro che è venuto, non resta appunto di rimontarlo qui. Un appunto, prima che me lo facciano notare gli altri, è che queste due prese, che io ho chiamato delle cuffie così, perché i jack di solito negli amplificatori e i preamplificatori hanno il jack per le cuffie, in realtà la presa della cuffia è questa. Queste qui sono due prese per due microfoni, e sicché ho sbagliato diciamo a dirlo, perché non ci avevo fatto caso.
Una curiosità, questo è il frontale, lo sentivo bello pesante, per curiosità mi sono messo a pesarlo e praticamente è 900 grammi di cosa? 900 grammi di alluminio, quasi un chilo, e sicché questo preamplificatore non è fatto sicuramente a risparmio. Direi a questo punto di misurare la distorsione. Mi collego su una delle uscite, mettiamo uscita 1, ma è uguale, o un'uscita o l'altra, e con l'analizzatore di distorsione andiamo a misurare che distorsione si rientra nelle specifiche. Ho contrassegnato uno dei BNC con un pezzetto di nastro rosso, così vedete cosa succede quando inverto, quando provo un canale o l'altro, insomma. Allora, per primo il cavettino non contrassegnato e un canale da una distorsione di 0, perché qui è come ve lo dico sempre, c'è il punto, sì che è come ci fosse un altro 0, che è 0,0039. Ora lo stacco, altro cavettino contrassegnato, vediamo questo, e da 0,0035 circa. La distorsione di questo preamplificatore dovrebbe essere circa 0,0050, se non erro, e sicché siamo ampiamente in specifica, anzi siamo superiori alle specifiche di fabbrica. Allora giochiamo un attimino a vedere se i toni, diciamo, funzionano. In questo momento è premuto il tasto che praticamente esclude i controlli di tono, e se vedete io tocco i controlli di tono, nessun controllo di tono, la forma d'onda è rimasta praticamente invariata. Se io includo i toni, praticamente il controllo di toni, se vedete, se io tocco i bassi funziona sia in alto che in basso, lo stesso fa dei medi e la stessa cosa fa degli acuti. Il controllo di tono inserito fa anche funzionare questo controllo qui che si chiama contour. Se io lo sposto, vedete, varia la risposta in frequenza. Questi due tasti qui invece variano la risposta in frequenza su 100 Hz e su 10 kHz, diciamo dei filtri, dei controlli di tono. Possiamo anche vedere i due filtri che ci sono a 15 Hz e a 9 kHz, diciamo cosa fanno. Se ovviamente le usiamo ora, praticamente fanno poco o nulla. Con l'onda quadra si vede, ma con l'onda sinusoidale vi faccio vedere un attimo. Con l'onda sinusoidale ovviamente praticamente non si vede niente, mentre se io porto questo controllo interviene, diciamo, a 15 Hz. Se io voglio tagliare tutte le frequenze sotto i 15 Hz, portiamo per esempio l'amplificatore a 10 Hz. Ora l'amplificatore lo stiamo pilotando con 10 Hz. Se io piloto l'amplificatore con una sinusoide a 10 Hz come ora, siccome questo taglia tutto quello che è sotto 15 Hz, se io lo premo, ovviamente vedete la sinusoide sarà attenuata e serve, diciamo, per i dischi quando il famoso rumble, che credo che si pronunci così, scritto rumble, serve per quella cosa lì. E la stessa cosa, questo sopra i 9 kHz taglia tutto quello che c'è, diciamo, sopra i 9 kHz. Sposto la frequenza del generatore, mettiamo a 12 kHz e vediamo se viene attenuata. Ora siamo a 12 kHz, se io
taglio tutto quello che c'è sopra 9 kHz, la sinusoide, come vedete, è tagliata. È attenuata più che tagliata, ecco, usiamo la terminologia giusta, anche se diciamo poi magari ci si capisce lo stesso. Comunque questo attenua tutto quello che è sopra 9 kHz e anche questo filtro funziona, sicché diciamo tutti i comandi dell'amplificatore funzionano. Ora vi voglio far vedere una cosa. Allora, in questo preamplificatore, alle volte l'ho chiamato amplificatore, ma insomma perché sono sempre dietro agli amplificatori, comunque questo è un preamplificatore. Perdonatemi se alle volte sbaglio terminologia, ma insomma a fare il video e a fare le cose alla fine faccio un po' di confusione. Comunque ha anche questo commutatore. In questa posizione qui è stereo. Io ho messo sul preamplificatore due ingressi diversi, praticamente in uno in un'onda quadra, la vedete, e in quell'altro un'onda sinusoidale. Così è stereo. Se io lo sposto, come vedete, si sono scambiate di posto praticamente. L'onda quadra che prima era sopra, ora è diventata sotto perché praticamente ha invertito i canali. Vedete? È ritornata al suo posto. Se io lo metto nella posizione L più R, che praticamente mescolerebbe i due canali insieme, se ci fossero diciamo due sinusoidi non ce ne accorgeremo. In questo caso viene fuori una cosa strana. Comunque diciamo così praticamente mette insieme i due canali. Sicché quello che ne risulta in questo momento è quello. Se io lavorassi con due sinusoidi, ve lo faccio vedere, ovviamente se io lo risposto su stereo o se lo risposto L più R non ce ne accorgeremo, perché ovviamente mescolerebbe due segnali che sono identici. Sicché rimettiamolo su stereo. Se io, come vedete, c'è una sinusoide e un'onda quadra. Se io lo metto invece in quest'altra posizione, avremo su tutti e due i canali quello che lui riceve da un canale, sì, che in questo caso l'onda quadra, oppure dall'altra parte avremo quello che riceve sull'altro canale, in questo caso un'onda sinusoidale. Io rimonto il preamplificatore col suo tappo e poi ve lo faccio vedere tutto pulito, tutto quello che ci ho fatto, diciamo l'avete visto nel video, però è molto più bello esteticamente di quando è entrato. Allora, questo è l'amplificatore visto dal dietro, come vedete non c'è più polvere, è stato ripulito completamente. Questo è il modello del preamplificatore con il suo cartellino rivettato come usava in questi preamplificatori e anche l'amplificatore che poi vi farò vedere in un altro video. Questo è l'amplificatore, come vedete è completamente ripulito, praticamente sembra nuovo. Ora ve lo faccio vedere anche dal sopra. Praticamente oserei dire che è tornato pari al nuovo. Allora ragazzi, anche questa riparazione è giunta al termine e l'apparecchio è stato sistemato. Avete visto tutto quello che ci ho fatto e tutto quello che ho fatto con voi, poi, come dico sempre, sicché è stato smontato completamente tutto, pulizia dei commutatori, pulizia potenziometri, sostituzione di pochi componenti che si erano rovinati nel tempo, ma insomma dagli anni 80 ora ne è passato del tempo. Come si dice, come dicono le persone della mia età, non fanno più gli apparecchi di una volta. Viene da ridere perché è sempre così, ogni generazione dice che non faranno più apparecchi come una volta, non ci sarà più le cose come una volta, però è una cosa che si dice noi anziani, diciamo, ecco, noi anziani di ora, noi anziani di prima, e lo diranno poi gli anziani di domani. Comunque è stato tutto fatto, è tutto a posto, avete visto che funziona molto bene e in uno dei prossimi video, come vi avevo accennato, si farà la riparazione dell'amplificatore, perché ripeto, questo è un preamplificatore, ma io sono sicuro che più di una volta avrò detto che è un amplificatore, perché
come si dice, sempre tornando al discorso della mia età, la testa va dove vuole. Comunque questo preamplificatore è stato riparato e ripareremo il suo amplificatore, proprio quello che fa pandan con lui, e a quel punto lì poi le proveremo anche insieme, oltre a provare poi l'amplificatore riparato da sé. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, chi vuole fare qualcosina di più può comprare un super mi piace, e poi volendo chi vuole fare ancora di più, come si dice, può fare una donazione PayPal e lo trovate l'indirizzo sul profilo, perché ovviamente il canale ha bisogno di andare avanti. Compra la roba, compra le attrezzature, fai le prove che facciamo ovviamente io e voi, e insomma se qualcuno lo fa ci fa piacere, e mi fa piacere, perché poi alla fine diciamo sono solo. Che vi devo dire? Penso che il video così lo possiamo concludere così, e che vi dico, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!